Ciao a tutti, benvenuti su Menti Taro e benvenuti a un altro tutorial sui tarocchi. Oggi voglio mostrarvi una stesa, la stesa a stella, che secondo me è abbastanza utile per rispondere a delle domande specifiche, dà anche dei consigli e permette anche un'analisi della situazione. Ce ne sono varie varianti in giro, io vi propongo quella che uso io, con cui mi trovo bene e vi farò anche un esempio. Dunque, la stesa a stella ha fondamentalmente 6 carte. Voi mischiate, facciamo un esempio della signorina Flaminia, come al solito, viene da voi e vi chiede se riuscirà a ottenere la promozione che vuole entro 3 mesi, mettiamola così. Quindi voi mischiate le carte. Questo ovviamente è un esempio da studio, diciamo. Le tagliate e le scegliete col metodo che preferite. Ho fatto dei video sui vari tipi di possibilità di scelta e di come mischiare le carte. Comunque, la prima la ponete qua ai piedi della stesa ed è il focus della situazione, cioè cosa è importante. La seconda indica vicende passate che hanno comunque un'influenza sulla domanda. La terza la mettete alla vostra destra e indica i fattori a favore della promozione, in questo caso, della signorina Flaminia. La quarta la mettete alla vostra sinistra e indica i fattori a sfavore, contrari, insomma, quelli ai possibili ostacoli. Poi il numero 5 indica la risposta, e la mettete al centro, e l'ultima è in cima, è la punta, diciamo, della stella e indica dà un consiglio su come muoversi per facilitare in questo caso la promozione o comunque l'obiettivo della signorina Flaminia. Dunque, non so se notate, quindi c'è fondamentalmente una stella disegnata, ve la potete immaginare. Se volete potete anche fare un disegno su un pezzo di carta e metterlo sotto, se vi rimane più facile. Comunque non è che sia fondamentalmente importante il disegno della stella, l'importante è che sappiate appunto lo schema. Dunque, il primo è il focus, cioè quello che è fondamentale per questa situazione, ed è una regina di bastoni, quindi può essere in questo caso o la signorina Flaminia stessa, quindi il suo carattere, oppure può essere una persona a lei vicina che ha queste qualità. Poi abbiamo il passato relativamente recente che ha ancora comunque una influenza su questa domanda. Può essere anche un passato remoto, però che comunque ha ancora un'influenza su questa situazione. E vediamo che è il 5 di coppe, quindi un senso di mancanza, qualcosa che si è perduto, un sentirsi inadeguati magari. I fattori a favore, vediamo che è la carta di un arcano maggiore, che è la forza, quindi una forza interna, comunque delle qualità interne della signorina Flaminia. Fattori contro è il 9 di coppe, quindi un senso di soddisfazione, di appagamento.
poi la risposta è il 7 di denari e il consiglio è il Papa o lo Ierofante nel sistema Rider-Waite-Smith, che comunque sono la stessa cosa. Allora, come si procede? Beh, io inizierei appunto da le prime, il focus. Siccome stiamo parlando di una promozione al lavoro, è molto possibile che questo sia una persona esterna, quindi può essere colui che deve dare, che deve decidere sulla promozione della signorina Flaminia. Quindi è una persona che ha le qualità della regina di bastoni, ovvero una persona molto energetica, molto carismatica, che ha un potere e che non necessariamente è particolarmente ostile alla consultante, alla signorina Flaminia. Però appunto è anche una persona che è cosciente delle proprie responsabilità. Ha il passato che influenza ancora la signorina Flaminia e la sua promozione è questa perdita, quindi può essere che o la signorina Flaminia ha subito delle perdite in termini di mansioni all'interno del suo lavoro, ha perso dei clienti o comunque ha fatto degli sbagli, c'è stato qualcosa che è stato un po' buttato all'aria. Oppure lei di per sé non si sente adeguata, pensa di non avere le qualità necessarie per effettivamente ottenere questa promozione al lavoro. Però le carte cosa dicono? Che a favore in realtà lei ha molto equilibrio interno, perché la forza indica una forza morale, una può essere diciamo tradotto in termini lavorativi il fatto che sia una grande lavoratrice, che riesca a come dire, mettere un freno ai propri istinti, sia una buona collaboratrice, abbia comunque in generale delle qualità importanti per il suo lavoro, che comunque vengono riconosciute. Cos'è a contrario? Beh, questo è interessante perché appunto questa stessa vi aiuta a sviluppare una flessibilità mentale, ovvero più volte io ho detto nei miei video che le carte non sono sempre solo belle o solo brutte, ma anzi si possono leggere in tutti i modi, e il fatto che qui ci siano fattori a favore e fattori contro vi aiuta a sviluppare questo tipo di flessibilità. Infatti, solitamente il 9 di coppe viene considerata una carta molto positiva, no? Considerata la carta dei desideri, di realizzazione dei desideri, perché vede questo signore tutto appagato, con tutte le sue coppe dietro di sé, contento e felice di quello che ha. Però appunto siccome sta in una posizione contraria bisogna sforzarsi di capire cosa vuol dire questa carta in una posizione a sfavore. Beh, probabilmente perché lei, la signorina Flaminia, non si dà abbastanza da fare, non si pone in luce, perché alla fin fine è abbastanza contenta di quello che ha a livello lavorativo nella sua posizione attuale, e quindi non si dà da fare abbastanza per ottenere questa promozione. Risposta dei tarocchi, infatti, è il 7 di denari. Che cosa vuol dire? Che non è per il momento, c'è da aspettare, vedete? 7 di denari, è una persona che aspetta che i frutti maturino, quindi probabilmente non nei prossimi 3 mesi, bensì un po' più in là, dovrà comunque sforzarsi, perché questo è un agricoltore, quindi una persona che lavora per ottenere i frutti che maturi sulla pianta, quindi dipende molto anche da quello che farà la signorina Flaminia, però sicuramente non nei prossimi 3 mesi, ci vorrà più tempo. Consiglio delle carte è la carta del Papa. Il carta del Papa indica solitamente o cercare la mediazione di qualcuno, ma in questo caso porrei soprattutto l'accento sul fatto che
faccia dei corsi, dei training o comunque aumenti le proprie competenze. Questo metterà in luce la sua ulteriore capacità, le sue ulteriori competenze agli occhi della regina di bastoni, e questo faciliterà mentre che aspetta l'ottenimento di una promozione, appunto perché siccome la signorina non si sente, la signora Flaminia, in realtà molto dotata, cioè che mancano delle competenze, lo sa, col 5 di coppe, e quindi le carte cosa dicono? Beh, a questo punto, mentre che, siccome non è che probabilmente la otterrai subito, visto che c'è il 7 di denari che indica appunto bisogna un po' aspettare, nel frattempo potresti studiare, aumentare le tue competenze, perché appunto il Papa indica anche una persona che insegna agli altri, no? Che indottrina gli altri, quindi può indicare un insegnante, un corso, un aumento delle proprie competenze. Quindi in definitiva, facendo un riassunto di tutta la stesa, vediamo che il focus è la regina di bastoni, che può essere sia stessa signora Flaminia, però guardando un po' tutte le carte vedrai molto che rappresenta appunto la persona, il supervisore che deve decidere sulla situazione, che è una persona intuitivamente mi dà l'idea che sia comunque ben disposta nei confronti della signorina Flaminia, ehm, però appunto la signora Flaminia mancano delle competenze, anche se ha molte qualità a suo favore, che fanno sì che il supervisore sia ben disposto su di lei, però appunto siccome le mancano delle competenze, siccome la signora Flaminia non sembra che si dia molto da fare per ottenere questa promozione, perché solitamente quando uno vuole ottenere una promozione, no, si mostra molto volenteroso, ecco, mettiamola così. Siccome appunto ci sono questi problemi, per il momento non potrà ottenerla, ci vorrà più tempo. Nel frattempo le carte consigliano, e io mm, suggerisco sempre di mettere una carta consiglio, consigliano appunto di aumentare le proprie competenze, perché questo faciliterà, magari non nei prossimi 3 mesi, ma un po' più in là, l'ottenimento della promozione. Questo è, diciamo, il riassunto della stesa. Se avete domande, tranquillamente scrivetele nel box dei commenti, sarò felice di rispondere. Se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto però mi raccomando attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi tutorial. E se avete richieste particolari riguardo ai tutorial, se avete dei dubbi in particolare che volete chiarire, fatemi sapere sempre nei commenti. E noi ci vediamo presto. Ciao!